mi sono chiesta, con solo 10 metri di filato Sorrento o Sorrento Strong, riuscirò a realizzare il ciondolo alle ria? Avete visto questo shorts in cui andavo proprio a prendere questo filato? Curiose di sapere il risultato? Sigla e vi spiego la mia avventura. È iniziata così, una semplice scommessa. Fili e Forme vende i rocchetti da 10 metri, 15, dipende un po' dai filati, e quindi io tra me e me ho pensato, bah, con due rocchetti di colore diverso riuscirò a realizzare due ciondoli. E quindi alla fine, avendo i rocchetti grandi, cosa ho pensato? Ho pensato di prendere il rocchetto, quello grande, i classici di Fili e Forme, ora ne prendo uno a caso naturalmente, e ho arrotolato semplicemente su del feltro, vedete ce n'è ancora del residuo, ho arrotolato su del feltro 5 metri di un colore e 5 metri di un altro e ho provato a fare il ciondolo alleria, anzi, ero curiosa di sapere se ce l'avrei fatta con il filato e quindi semplicemente la curiosità mi ha spinto a fare questo, oltre al fatto che molte volte mi faccio i tutorial e poi se mi fate delle domande io non so rispondere e quindi ho detto adesso una volta tanto darò una nozione precisa, cioè vi dirò sì, con 10 metri ci riuscite o no, non ci riuscite, quindi tutto lì. Vi dico, prendete due colori così potete fare più ciondoli, ma alla fine sto dicendo la verità, una bugia, e quindi alla fine mi sono messa io stessa in discussione e ho provato per gioco, semplicemente per la voglia di dimostrare che anche con poco si possono fare delle cose molto belle e particolari. Con semplici filati si possono fare anche delle spille. Quindi un insieme di tante cose mi ha spinto a fare questo esperimento. Quindi in questo video un po' chiacchierato vi mostro il modo in cui mi sono messa alla prova punto dopo punto per cercare di portare a termine naturalmente il progetto che mi ero prefissata, che era un ciondolo che già avevo fatto alle RIA. Mi sono messa lì con questi due rocchettini e ho cominciato a provare. Ci sono stati momenti in cui mi è venuta un po' d'ansia, devo dire la verità, per la paura di non farcela a realizzare il ciondolo alleria, che è questo che vedete qui e di cui trovate il tutorial sul mio canale, e al fine video naturalmente adesso vi lascio a qualche clip, potrete scoprire se sono riuscita oppure no nell'intento. Naturalmente non ho dimenticato la scommessa e sono ripartita, vediamo se ci riusciamo. 10 metri di filato, 5 per ogni colore. Vediamo se riusciamo a fare il nostro ciondolo. Quindi proseguo con maglia bassa in costa retro e vado. Naturalmente questo è un video chiacchierato, un racconto del mio esperimento, quindi ragazze è velocizzato, vi mostro solo step dopo step quello che sono andata a fare. Ecco qua, cominciamo il nostro giro con le maglie alte chiuse insieme su maglie di base adiacenti. E quindi piano piano uncinetto, punto dopo punto. Ok, abbiamo finito, un altro giro, c'è ancora questo filo e ancora devo fare il cambio di colore, questo non l'ho ancora utilizzato. Qui era cominciata un po' d'ansia, avevo fatto i miei giri con le maglie alte e adesso dovevo fare altri giri ed il filato non era tantissimo, però ragazze proseguo con ottimismo cercando di arrivare alla fine. Chiudo con una maglia bassissima e andiamo a vedere il filo rimasto, anche perché poi adesso ci deve essere il cambio colore. Mi sono girata un po' di filo tra le mani, ovviamente
Non fate voi questi esperimenti perché non è una cosa logica, però ai fini, insomma, dell'esperimento mi sembrava giusto. Allora, andiamo a vedere quanto filo è rimasto. Ok, ve lo faccio vedere sulla mia mano. Ecco qua. Saranno 10, 20, 30, 40, quindi sono rimasti dei primi 5 metri messi sul mio feltro a mo' di rocchetto. Mo di cards, hai sbagliato 10 volte su 10. A metà lavoro avevo quasi terminato questo e lì mi è venuta un po' d'ansia perché vedrete poi cos'è accaduto. Temevo di non riuscire a concludere, dico poi che faccio? Cambio colore? Sfilo? Non lo so, è divertente poi mettersi alla prova. Sono rimasti 50 centimetri e adesso per finire il ciondolo manca il cambio colore e l'aggancio del cerchio e l'altro colore ancora devo andare ad utilizzarlo. Quindi secondo me serviranno 5 metri di un colore e un paio di metri, poi alla fine facciamo i conteggi e vediamo. E da qui iniziamo il cambio colore e vediamo come va a finire. Vado a prendere il resto dei materiali, qui c'è il mio filo, i cristalli, questo è il filo, vedete, che sto utilizzando per andare ad agganciarmi all'anello ed ecco qua. Ora procedo con i cristalli, ce l'abbiamo fatta, è rimasto del filo. Direi risultato veramente bellissimo, peccato che in video i bordeaux e viola non vengano mai belli. Ed eccomi qui, è giorno finalmente, ecco qui. Poi vi metterò casomai una foto del ciondolo. Direi decisamente che sono riuscita nell'intento e è avanzato anche del filo, naturalmente è avanzato di più del filo della colorazione, questo che è un bordeaux. Molto molto bello, bellissimo anche l'abbinamento con i cristalli che hanno questa colorazione bellissima. E ragazze, mi è venuta un'ideuzza. Adesso vado a prendere la misura proprio col metro di questo e vi dico, di questi ne saranno rimasti una sessantina di centimetri. Avevo paura di non riuscire a fare il centrale, devo dire la verità. E di questo, a questo punto, visto che è rimasto, vado a fare una collana, insomma, per sostenere il mio ciondolo e vado a fare anche qualche altra cosina ma dovete restare qui e vedere poi il risultato finale. E alla fine poi, naturalmente, della storia, come tutte le storie a lieto fine, ci sono riuscita. Ho completato il ciondolo Alleria, lo vedete qui tra le mie mani, in questa versione bellissima, in colori oro e bordeaux. Poi eventualmente vi scriverò i colori che ho utilizzato nello specifico. E quindi tanta soddisfazione e non solo sono riuscita a completare il ciondolo, ma ragazze, è rimasto anche del filato che è qui davanti a me. Lo misuro. Non fate voi queste cose a casa, mi raccomando, perché poi dopo si arrotola tutto. È rimasto del filato, la colorazione scura, poi vi metto qui in sovraimpressione, lo vado a misurare proprio con il metro, ed è rimasto anche un pochino dell'altra colorazione, quindi diciamo che fissati i fili andrò a fare degli altri decori, quindi restate lì e tra pochi secondi vi mostrerò il ciondolo finito con solo 10 metri di filato, 5 metri di un colore e 5 metri di un altro, quindi se acquistate i blister da 10 metri. Le card, Gabriella, le card, riprova, le cards, puoi riuscirci. Sappiate che potete fare più di un ciondolo, almeno 2 con anche
Lo saprete tra 5 minuti. Vado a finirlo e vi mostro tutto. Ed eccomi lì che lavoro, tutta concentrata. Ragazze, non voglio mentire, ho preso un righello e di questa colorazione scura è 1,75 m, quindi andiamo a vedere cosa riesco a fare. Adesso vado a misurare anche questo pezzettino. E di quello color oro 50 centimetri, quindi tra tutte e due 2 metri, quindi 4 metri per fare il ciondolo. Naturalmente ne consumate quasi 5 metri, 4 metri e mezzo per fare la parte chiara. La parte scura in contrasto è di meno, naturalmente. Quindi io utilizzerò in questo caso la scura e state a guardare cosa vi combino. Qualcosa che ricorda un po' lo stile, secondo me, Art Deco. Poi ditemi voi. Sapete che mi piace tantissimo, ho fatto tanti tutorial ispirati allo stile Liberty, però l'Art Deco, ragazze, è veramente molto particolare, quindi ditemi voi se poi siete d'accordo. Vado a finire, non vi muovete. Ho irrigidito il filo con la colla e vado ad infilare qualche cristallo senza contrasto, voglio restare sul semplice. Che dite? Con questo po' di filo riuscirò a fare l'altro capo della collana? Chi lo sa? Adesso ho veramente paura, sono agli sgoccioli, devo finire. Qualche catenella ancora e poi il gancio. Possiamo farcela. Guardate, ho finito proprio così. Questa è la parte rigida. Naturalmente è rimasto un po' dall'altro lato, dove adesso andrò a mettere pezzetto di catenella e poi, vabbè, un po' l'avevo sprecato. Comunque, ce la facciamo, ce la facciamo. Ormai si è fatta sera e io ho finito il mio lavoro, sto doppiando la voce perché non si sentiva assolutamente niente ed ecco come sono passato da Alleria all'altro Alleria, quello in stile Art Nouveau. Eccolo qui in tutta la sua bellezza, con le frange montato nell'altro verso, con la collana che lo sostiene, fatto con il filato più scuro ed i cipollotti. Che dire, risultato che mi ha soddisfatto tantissimo, mi piace tanto 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 veramente. Quindi ragazze, con 10 metri riuscite a fare questo piccolo capolavoro. La camera, aggiustare un po' le luci, guardate la bellezza. E niente, esperimento riuscito, spero di avervi fatto compagnia ed eccomi qui, nel bel mezzo delle mie creazioni. Wow! Mi sa che questa sarà la miniatura per il prossimo video. Da così a così. Baci ragazze, alla prossima. Ciao! Tardissimo, ma cerco in tutti i modi di mostrarvi veramente la bellezza, la luce di questo ciondolo nella sua semplicità. Un cristallo, dei cipollottini in cristallo, delle gocce. Niente, alla prossima. Shh. Ho vinto la scommessa. Eh sì, 10 metri di filo. Lo so che lo volete vedere indossato e quindi ecco qui. Per coloro che sono curiose, eccolo qua. Lo mostro anche indossato. Niente intelligenza artificiale. Come vi sembra? Ciondolo? Direi. Perfetto. Ciao! La conclusione quindi qual è? È che a volte basta veramente pochissimo per creare qualcosa che ci rappresenti, che parli di noi. E a volte la bellezza nasce anche dalle sfide, 10 metri, un'idea,
un po' di fiducia di riuscirci e alla fine la soddisfazione di aver avuto, tra virgolette, ragione. A supportare questa folle foto, ditemi nei commenti qual è la versione che vi piace di più, Alleria classico a destra o Art Deco a sinistra. E con questo vi saluto, briganti di luce, ci vediamo o sabato o domenica con un nuovo video, weekly creation, cioè le creazioni della settimana, un po' di più di una settimana. Vi abbraccio sempre ed auguro sempre a tutte buona creatività. Mi raccomando, per sostenere il mio canale, la nostra community, per far sì che diventi sempre più unita e sempre più attiva, lasciatemi un commento, condividete, fate hype, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le notifiche dei prossimi video e grazie sempre di cuore. Lo so che già vi manco, ma non vi preoccupate. Torno prestissimo, così siamo un pochino insieme e ci facciamo 2 risate. Sì? No? Boh, chi lo sa. Voi restate lì, sicuramente ce ne saranno delle belle.